anch'io. Si prendevano i pomodori, si lavavano, si sciacquavano per bene, poi si mettevano nelle ceste con le tovaglie pulite, poi si prendevano, si schiacciavano in una caldaia grande, una cosa, si mettevano sopra il fuoco, si rammollavano un po', e poi si mettevano a passare con i setacci antichi, perché non c'erano le macchine, e si passavano questa salsa, si passava completamente, e poi si metteva nelle pentole grandi e prendevamo le bottiglie, si riempivano di salsa, si mettevano a bollire nei contenitori grandi, i bidoni, si mettevano a bollire, e per mezz'ora, un'ora, 40 minuti. Poi nella salsa si metteva sale e basilico. Aspetta. Poi dopo questo facevamo la salsa. Va bene, aspetta. Poi si rimaneva per 24 ore finché l'acqua non si raffreddava e poi si toglievano le bottiglie dal bidone, quelli grandi, E si metteva a posto. E si mettevano a posto. Poi facevamo. Per fare il concentrato è un'altra cosa. Quelle erano bottiglie di pomodoro. Poi facevamo il concentrato. Allora si passava i pomodori lo stesso a lavare, a asciugare, si passava per questi setacci, allora non c'erano macchine, e si mettevano nelle recipienti di terracotta, si metteva al sole a riscaldare, il sole si prendeva tutta l'acqua, a asciugare, poi ogni tanto si girava con una cucciarella di legno, dopo che si era asciugata per bene, allora si metteva nei vasetti, si conservava nei vasetti di creta e si metteva un po' di olio sopra e basilico e un po' di sale già quando si cuoceva. Poi dopo abbiamo fatto i pelati concentrati, bollevamo l'acqua, portavamo il pomodoro dentro, lo prendevamo con un recipiente, si toglieva la pella e facevamo i baratti di pelate. Lo stesso con basilico, sempre i fiasconi. I fiasconi, San Marzano, diciamo proprio la parola. E poi si mettevano nei baratti e si bollivano i baratti sopra con la pentola dopo 40 minuti sempre a bollire. E si lasciavano là fino a che non si raffreddava l'acqua. Parlo proprio tu. No, ormai è arrivato. Quanto doveva stare prima che poi dopo si potevano mangiare? Si potevano usare? No, quando già era pronto, quando volevi tu. Ma come le facevano pure 1 anno, 2 anni, 3 anni, si potevano mantenere, hai capito? Perché non c'erano roba dentro, tutta roba naturale, hai capito? Allora pure che tu tenevi a posto 1 anno, 2 anni, già dopo lo potevi già consumare, ma noi cercavamo sempre di non consumare. Quando più a lungo, perché era meglio, tutte le sempre quelle vecchie pensavamo di consumare prima e poi incominciamo che lo portavamo sempre in più E chi faceva, chi lo preparava tutto questo? Noi, io e mia sorella, con il marito, con qualche amico, quelli che si trova ci davano. Noi facevamo i quintali perché ci dividevamo poi. 5-6 quintali ne facevamo. E allora... E donne e uomini avevano compiti diversi? Sì, gli uomini molto fuoco, perché i gambe e barisce ci faceva male. Poi il resto a preparare, a lavare le bottiglie già prima, a metterla a scorrere, cose. Comunque... Che ci parlai? Ormai l'hai detto. Poi un tempo ci sedevamo, ci facevamo una colazione. Per noi quella giornata come era
una villeggiatura, come si dice, una passeggiata, perché facevamo, stessa la signora delle campagne dove facevano i pomodori, ci dava la minestra per regalo. Noi facevamo la minestra bella con l'aglio, l'olio e peperoncino. Ci facevamo colazioni, ci mettevamo in mezzo al pane. E ci stava qualcuno che non poteva partecipare alla preparazione? Sì, secondo le donne. Le donne, No, gli uomini no. Gli uomini no, ma le donne quando non potevano partecipare, stai per bene? No, che allora fate da quest'altro la Papà, noi le ancora più amiche. Papà, dice, uè, Stato pulito. stiamo puliti, ma di come si teneva. Perché dice, come dicevano, non lo so se è vero o no, dice che si perdeva. La Sei roba andava figlie, male, sei le andava cose. male. E come avete imparato? Come? Già Le nostre nostri mamme, nonni, le i nostre nostri mamme, i nonni, è una cosa nonne, d'eredità. sì. Che ci siamo Tutti. insegnati tanto per la cucina, tanto per tanto, tutte cose. O 50 dopo guerra, tanto incominciare Cirio a fare ste pomodori, miscate, le cose, dopo guerra. Ma prima, tutti dicono, poi fino a che non hanno morto i mariti nostri, perché ci voleva aiuto. Perché ci voleva aiuto? Perché una giornata facevamo 5-6 quintali, non erano quintali, allora potevamo, e ci voleva aiuto. Tutto questo bello lavoro era bellissimo da fare, originale, perché faceva bene la famiglia, tutte le cose. Ma noi, da quando sono finiti i mariti nostri, non l'abbiamo fatto più. I nostri figli non hanno seguito di farla più. Hai capito? Non aiutano. Si sono bloccati con loro, tanta pazienza non ce l'hanno come ce l'avevamo noi. Poi come non c'è più tempo come una volta, perché i figli nostri, tutti che vanno al lavoro, sposate, vanno al lavoro, allora si mettono a fare le bottiglie, è una cosa... Il cambiamento dei tempi. Anzi, a me mi dispiace che sia abbandonata perché è una cosa bella. Sicuro che si mangiava originale, non come si mangia adesso. Se in supermercato non sapete che cosa si mangiava. E allora per noi a scuola facevamo tutto per conservare, melanzane, peperoni, facevamo tutto originale. Sott'olio. Vino nostro, tutti i conservi, le ulive, tutte le cose fatte con le nostre mani. La campagna nostra faceva l'uva catalanesca, quella è la migliore qualità di uva per fare un vino bianco speciale. E allora ci tenevamo di fare le cose dalle nostre mani, ma invece adesso non tengono la volontà, non vuoi lavoro, neanche la pazienza e neanche la volontà. Hai capito? E allora noi tutte le cose le facevamo tutta l'estate e l'inverno mangiavamo tutte le cose che La mattina Come si svolgeva più o meno la giornata? Alle 9 iniziava? alle 3 di notte incominciavamo a lavare i pomodori, a colare, a schiacciarla, poi a passare con le mani, non con le mani, con i setacci. Allora il lavoro ci stava da fare. E noi stavamo 24 ore di lavoro facevamo. Dalla 3 di notte fino alla sera, alle 6, alle 7, alle 8, quando si era terminato. Poi dopo si puliva tutto, si metteva tutto a posto, tutto sistemato e poi la sera si mangiava. Un mezzogiorno facevamo sono pochi esposti con una merenda. Il panino con i broccoli, l'insalata di pomodori, facevamo una scampagnata. Una bella così, formaggio, un po' di vino. E anche i bambini partecipavano a... Sì, ma tutta la famiglia. Sì, giocavano loro, si divertivano tutti quanti. Noi eravamo 4-5 di noi, 6. Poi tutti intorno, i figli certo non stavano tutti attorno, però non l'hanno voluto seguire perché il tempo tutto automaticamente si compie così. Invece noi tuttora io ci tengo ancora, lo sa, faccio giardiniere
pomodoro, facciamo le cose, la giardiniere, le olive, i carciofi, i carciofini, tutta roba da parte nostra, sì, che ci piace originale. A me il supermercato non mi va, ma purtroppo. Questa è cosa fatta con le nostre mani. Vieni, 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 vieni. Che cosa sono? Le olive. Le olive. Le olive. È salsa fatta con le mie mani, ancora un po', un po' poco. Ancora più anticamente. Non Così, mettevamo queste, mettevamo i sugheri, che poi si sentivano poi i sugheri. E come l'hai fatto questo? Ecco, Poi tutto Tutto e sopra, 4 ore sopra un gas. sopra. Ah, Come sì. puoi fare? Con una pentolina di salsa, poi alla fredda, metti a tappa ed è così. E quante ne fai alla volta di queste? È poco, cose di famiglia, 10-12 bottiglie, non è che Sul da gas. sola. Si potessero pure fare. Sì, sì, sì. È rimasta solo una figlia che aveva seguito ancora l'idea nostra che fa, però non come la facevamo noi, poi ci sono le macchine, il passapomodoro elettrica, i fornelloni, noi con la legna, noi invece accendevamo la legna, invece adesso si fa con i fornelloni. È come noi, ma non proprio originale come le facevamo noi, a passare i setacci e cose, poi tutte elettricamente. Però loro a posto la legna usano i fornelloni. Però è rimasta solo una che ha seguito l'eredità, fa le stesse melanzane, peperoni, lo fa E la che giorno si faceva la preparazione dei pomodori? C'era un giorno stabilito? No, 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 no. Quando erano pronti pronti i le pomodori, pomodori, là, quando la erano signora pronti, ci chiamava dice, Che periodo, che mese? sempre settembre. settembre, ottobre. Settembre, sì. Ci avevamo adesso sopra il Vesuvio. Là era tutta una scappa, tutta al sole. Allora veniva l'uva buona. E veniva, era tutta catalanesca, così si chiamava quella. L'uva dove subito. Allora si andava assieme a un paio di operai, parecchio di noi, con le sporte quelle grandi, lo raccoglievamo, poi scendevamo qua in cantina, la cantina nostra qua, e là si macinava, prima si macinava con i piedi, poi man mano abbiamo preso le macchine e si macinava. Si scavezzava con i piedi, si lavava i piedi, come si chiamava? Si metteva due botte, un lavadiera in dialetto, si metteva due botte, questo qui sopra, e loro si saliva uno con due mazze, si lavava i piedi e schiacciava l'uva e mano a mano si riempivano le botte. Poi si metteva per diversi giorni, ogni giorno a girarle per 2 volte Un al musto, giorno. si chiamava Un musto. Si girava, poi dopo 3 giorni, 2 giorni, 4 giorni si quando era pronto, lui. Se lo voleva più dolce lo faceva pochi giorni, se lo voleva un po' più agro allora passavano diversi giorni, 4-5 giorni, e poi si pressava con una pressa e si metteva nelle damigiane, nelle botte, come si è, e si conservava. Poi il mese di marzo si questo sarà ottobre. Poi il mese di di marzo marzo si traversava e si facevano e si mettevano nelle bottiglie, si attappavano e si metteva a posto. Quando più stavo, più bello si faceva, più dolce, più vino, sì. Cioè, Chi schiacciava il vino? Solo le donne o tutti no, insieme? gli uomini hanno un lavoro per schiacciare degli uomini. Le donne aiutavano a lavare le bottiglie, a preparare queste cose, ma questo perché quello lì si poteva pure scivolare, perché era lucido e lui all'indietro con 2 mazze poi che si teneva manteneva, un po' di teneva un po' di pendia che doveva che andava scendere nelle indietro. botte, e allora lo schiacciava con i piedi e si stava stare attento.
se no poteva cadere lui in da botte. Chi Ma poi si cadere lui, andava quel personaggio nella botte, hai capito? Comunque. Poi quando eri arrivata loro si passava e si faceva il vino. Io stavo qui in patrone e si mettevano nelle botte preparate. Poi quando si traversava si facevano le bottiglie e si mettevano a deposito. Bianco, rosso, quello un po' metà e metà. Il papà lo chiamava acquata. Noi, la rimanenza del bianco, la rimanenza del rosso, facevamo il secondo vino. E allora quello si metteva quello era davanti. più saporito. Quando si era saporito veramente. Papà diceva acqua. E questo è il lavoro. E anche col vino le donne a volte non potevano... Lo stesso, sono assolutamente. come io come lo stesso, le Madonna, donne papà quando che ci tenevano così pazzi. lo stesso cosa, ma anche le anche a ballare le bottiglie. Tutto tenevano queste idee, i nonni nostri, i padri nostri, queste idee e l'abbiamo seguita fino a... Prima, sai com'è? Non c'era medicina, se le pomodori, se il vino. Invece, mo stanno i medicinali, può essere pure che la donna non sta pulita, può essere pure che mantiene... tante bovine e tante con i pomodori, ci sono hai i capito? medicinali. Soltanto sempre i medicinali. E invece tu era originale, ti dovevi stare attenta e ci tenevi i padri nostri, i nonni nostri. Si vede che pure i prononni nostri l'hanno fatto Sempre. E le cose le eredità. Che mi avevano proprio un po' Vesuvia, capito? La chiamavano veramente quel posto là a Scavolella, si chiama. E adesso non ci sta più questa terra, Ci i hanno vigneti. venduto perché non ci stiamo vicini che facevano. Poi mancano gli operai, a campagna non Vanno hanno in tutte le scuole, gli operai, i contadini non ci stanno più. Tu vedi tutti i figli dei contadini nostri, tutti professionisti, ma io sono bravissimi per carità. Però adesso non fa più, mo sa che stanno facendo, io non so sapere, mo fanno queste comunità, queste cose. Fanno queste cooperative, ma non c'è più contadina, te viene a fare un po' di terra a te. E allora noi stavamo, prima che così ci hanno venduto, ma se no abbiamo abbandonato.